Oh, e bentornati di nuovo, eccoci qui a un nuovo episodio di Dadi e Destino. Vi dico già che iniziamo a essere la frutta, siamo agli ultimi episodi, agli ultimi scontri e infatti i prossimi episodi dureranno un po' meno per renderli più fruibili, per non spezzare magari in momenti particolarmente difficili poi da rendere facile la comprensione. Ma facciamo un piccolo recap. Cosa è successo la volta scorsa? La volta scorsa i nostri avventurieri si sono introdotti nella casa del generale Strand e hanno potuto parlare con lui e hanno scoperto che uno, non è lui il marionettista, e due, che anzi è una vittima. Ora, in questo episodio approfondiremo queste tematiche e vedremo come si svilupperanno le cose. A me non resta che augurarvi un buon ascolto. Prendete i vostri dadi, pronti al vostro destino. Se volete posso darvi la mia versione della storia del marionettista, ma non credo vi interessi. Avete già altre gatte da pelare. Dalla sua reazione mi viene da pensare che più che il marionettista lei sia una vittima. Una vittima collaterale, ma sì. Ero a Waterdeep fino a 2 anni fa e il marionettista ha ucciso mia sorella e indagavo su di lui. Quando poi c'è stato il caso, l'ultimo suo rapimento, stavo dando di testa e allora il mio superiore ha ben pensato di darmi prima una licenza e poi trasferirmi qui a Baldur's Gate, dove ho avuto modo nel giro di poco di fare carriera e sono diventato generale. Speravo di essermi lasciato tutto questo alle spalle e guarda perso negli occhi come se vedesse il Vietnam. Ferma un attimo. Sì. Ho un vuoto. Sì. Quando abbiamo parlato con Piggy, Sì. che ci ha parlato del caso, quello che è stato insabbiato, di quella che era la prima vittima, che aveva firmato i documenti, Meomen o Strand? Perché noi abbiamo iniziato a sospettare di Strand perché, se non mi ricordo male, li aveva firmati lui. Sì, a lui arrivano firmati, cioè lui arrivano a lui arrivano da firmare, ma lui arriva al rapporto finito. Beh, certo, però. Cioè, come per dire, ok, sono stati spesi dei soldi per fare questa ricerca, ok, allora va bene, non sono stati usati dei soldi per i pugni fiammanti non sono stati mossi perché si è spostato, perché uno aveva perso un gattino, ma perché c'era stato un... Cioè, beh, nel però senso, qualcosa poteva sapere. Però lui arriva il rapporto finale in cui c'è già scritto chi è stato che ha ucciso. Ah. A me, sì, esatto, a Strand arriva il rapporto finito e soprattutto non sapete cosa c'è scritto nel rapporto che ha firmato Strand a questo punto. Tocca vedere chi gli ha dato il rapporto. No, volevo arrivare lì per capire, Cioè, no. se insultarlo per il rapporto firmato o se insultarlo per chi cazzo ti ha dato quei cosi, va, dimmelo. Il tuo ragionamento è più che giusto e quindi è giusta la spiegazione. Ok. Generale, sappiamo che tutti i rapporti, anche quelli del caso dell'insabbiamento, sono stati firmati da lei. Come ogni rapporto che esce dai pugni fiammanti, li devo firmare per validarne l'efficacia. Quindi immagino che in quei rapporti non ci siano informazioni vitali se non si è accorto di nulla. No, nemmeno uno. In realtà nulla che mi facesse sospettare di un eventuale attacco di quel pazzo scellerato. Chi glieli dà di solito i rapporti? I vari capitani, sono il grado più alto all'interno delle varie caserme. E il suo assistente invece? Il mio assistente semplicemente prende gli appuntamenti. Si fida di lui? Quello che mi serve per il lavoro. Potrebbe averla scavalcata? La vedo molto strana. Bisognerebbe capire se i rapporti di cui ci ha parlato Piggy, che purtroppo Non c'è non più. mancare, sono tutti collegati a un unico capitano. Beh, era sottoposta di Meomen e lavorava per lui.
Quindi o è lui o chi per lui ha dato i rapporti. I sottoposti cambiano o rimangono fedeli al proprio capitano? Si spostano all'interno, passano nelle varie... Solamente dopo che hanno finito il periodo di reclutamento. Avete parlato di Meomen, che è uno dei capitani. Sì, esatto. Colui che oggi ci ha, diciamo, fermati nell'indagare più approfonditamente sulla sottoposta morta. Ed è anche lo stesso che è venuto a casa di Weimar dopo che avevamo denunciato la scomparsa di suo fratello. Ed è uno degli stessi che è venuto con me da Waterdeep 2 anni fa. Da Waterdeep, lui? E la sua sottoposta è quella che ci ha parlato del caso di insabbiamento e ha fatto 2+2 con i collegamenti che stava facendo noi e guarda caso il giorno dopo è sparita, trovata, morta. Sono ancora supposizioni? Purtroppo sì. Lo disse insieme a Tamwin. Random Tamwin. Ma se siete venuti da Waterdeep insieme, vi conoscevate proprio? Di vista. Io ero dislocato in un'altra caserma, ho fatto carriera più velocemente di lui. E Meomen lì non sa quindi cosa faceva, chi era, che grado aveva? Sicuramente era una guardia cittadina. Siamo stati spostati praticamente in blocco 2 anni fa. Beh, se sei una guardia hai libero accesso alla città e a tutto ciò che ne comporta. La gente non si fa troppe domande se ti vede in giro. E a questo punto mi viene da pensare che Meomen sia anche una persona ambiziosa. Credo di sì. Diciamo che quando io ho ottenuto il grado di generale eravamo in lizza io, lui e un altro. Beh, diciamo che venire da Waterdeep, da guardia cittadina, comunque qua ha fatto carriera e sicuramente avrebbe voluto continuare. Sicuramente. Il prossimo passo sarebbe prendere il mio posto. E un attimino sgrana gli occhi, come ho appena fatto 2+2 anche io. Tutte queste prove, per quanto non troppo forti come prove, portano a lei, come ci siamo arrivati noi, ci potrebbe arrivare anche qualcun altro. E se fosse stato architettato per prendere il suo posto e farla passare come il marinettista. Ah, certo. La mia reputazione non solo sarebbe distrutta, io verrei relegato in delle segrete e probabilmente il prossimo a prendere il mio posto sarebbe Meomen stesso. Beh, direi che Che siamo brutta situazione. in 5 a avere un problema, non più in 4. Mi sento un idiota. Un totale idiota. Tutte le informazioni che avevate indicavano me. L'avrei creduto anch'io se io non fossi sicuro di non essere il marionettista. E avevamo fretta. Ma non è importante sapere chi è, ma soprattutto adesso come adesso è importante salvare tuo fratello, Weimar. A Assolutamente. proposito, io in realtà non conosco i vostri nomi. Non mi perdoni, io sono Tamwin. Kefka. Fanny, molto piacere. Avrei preferito conoscervi in altra situazione e soprattutto potevate bussare alla porta. Questo lo dice... Sì, ma capisce. Pensavamo che fosse lei Potevate bussare alla e porta. volevamo vedere se teneva qui gli ostaggi. Io ovviamente non sono il marionettista, come ho già detto, ma non li terrei in casa mia. Beh sì, però sa come abbiamo trovato delle tracce Siamo di degli idioti, ok? tanti mandari che girano sui tetti, quindi... Sì, sono un problema. Perché potrebbero essere collegati al nostro amico, oltretutto, perché lavorano per lui. Sì, in effetti, abbiamo un altro... Ce l'hai tu ancora il biglietto? Sì, glielo porgo. Prende il biglietto, lo legge, è il biglietto che avete trovato addosso ai ratto. ratti. L'abbiamo... Stavo per dire, infatti, quello l'abbiamo trovato addosso ai ratti che ci hanno aggredito io e l'altro. Quindi vuole mantenerti in vita, vuole proprio farti soffrire. Cosa gli avete fatto? Che se la sta prendendo così tanto con voi? L'avevamo quasi preso. Ricordo Kefka. L'avevate quasi preso. Sì. Vedete che fa un ragionamento nella sua testa. Quindi voi 2 anni fa eravate a Waterdeep. Sì.
Purtroppo sì. Però le nostre strade non si sono mai incrociate. Anche lei ha detto che indagava su... Sì, ma mia sorella è stata una delle prime vittime, quindi mi hanno dato la licenza in fretta. Però io, dalle informazioni che avevo avuto quando ero ancora a Waterdeep, il marionettista ha avuto dei problemi poco prima di scomparire. A quel punto sono io che un attimino mi zittisco e guardo a terra della serie no, il tasto dolente, no. Problemi è un eufemismo. Diciamo che quei problemi sono il motivo per cui siamo così infervorati nel volerlo. E onestamente sarebbe meglio farlo con delle guardie intorno, perché potrebbe non arrivare al processo. Io posso disporre di tutte le guardie che volete, ma non ho la più pallida idea di dove possa essere. Siamo arrivati al punto di pensare che possa essere Neomen. Questa cosa per noi potrebbe quasi rivelarsi un vantaggio. Se le nostre supposizioni sono corrette, ed è veramente Meomen, il marionettista, tuo fratello, se è ancora vivo, finché Meomen sarà lontano, tuo fratello rimarrà vivo. A meno che non abbia dato ordini ai suoi sgherri. Non lo so, qualcosa mi fa pensare che... Voglia farlo lui? Esatto. Ok. Sì, si divertiva a seviziare le proprie vittime. Ecco, magari non entriamo nei Che dettagli. persona orribile. Quindi finché Meomen è in giro, non è a nascondiglio e ci dà il tempo di trovarlo. Avete idea di dove poterlo cercare? E questo è il problema. È per questo che sto pensando a un modo per prendere tempo piuttosto che raggiungere un luogo in particolare, perché non ho idea di dove possa essere. Nemmeno una zona, niente? Inizialmente pensavamo qui alla zona del porto, i vari magazzini. Ne abbiamo controllati qualcuni ed è lì che abbiamo trovato le tracce dei ratti. E sempre poco dopo che controllavamo i magazzini siamo stati attaccati dai ratti. C'era anche un laccio delle fogne lì vicino. Sì. Sicuramente ha bisogno di un posto, non dico isolato, ma comunque che abbia una stanza o un qualcosa che gli permetta di divertirsi, se così possiamo definirlo. Cavolo, tutte le informazioni che avete fanno pensare a me. Già. Sì, l'hai studiata molto bene. Quindi vuol dire che avete informazioni riguardo a una sua possibile posizione, a un suo possibile nascondiglio qui al porto. Sì, almeno anche le fogne che ci sono sotto. Cioè Ma tutto porta qui. È vicino a casa sua. Ma lei sa dove abita Meomen? No, si potrebbe provare a vedere negli archivi, ma ci metterei ore ad arrivare No, troppo tempo. Casa sua dà su un canale. Casa mia? Sì. Sì. Sotto quel canale potrebbe esserci qualcosa che ancora magari è stato scoperto dal marionettista, ma non da noi. Qualora qualcuno indagasse, potrebbe dire: ah, ma esattamente sotto la casa del generale. Potrebbe. Viene dare una controllata. Se la volle incastrare, questo è il modo migliore. Si potrebbe scendere per la zona del porto, ci dovrebbe essere una passerella che conduce esattamente al canale sotto casa mia. Ci ho mai badato, è un canale di scolo. Alla fine, Samuel, è la strada che avevamo pensato all'inizio. Vedi? Sempre ragione abbiamo noi. Mentre siete in questo momento un pochettino più Allegro. disteso, qualcuno bussa dall'altra parte. Zamin, tesoro, tutto bene? Sì, cara. Porca. Ma cosa ci fai lì dentro? Niente, tranquilla. Torna di là. Anzi, fai una cosa, mandami oltre il maggiordomo. Digli di bussare prima di entrare, però. Va bene. E sentite dei passi che si allontanano. Scusate, è casa mia. Ci mancherebbe. Tra l'altro, bei fiori che porta sua moglie. Grazie. Rendere vivo il rapporto è segreto per un matrimonio duraturo. Nel giro di pochi minuti, se voi non dite niente, il maggiordomo bussa. Giusto 2 o 3 minuti. Io sono alla porta, guardo il generale, apro. Fa un cenno con la testa come per dire, beh, direi di sì. Apro la porta e c'ha davanti me. Appena mi vede mi
mi sposto a lato e gli dico il generale. Il maggiordomo appena ti vede in effetti un attimo trasalisce, un attimo fa la faccia di chi oddio ho visto un fantasma o comunque roba simile, e te ti sposti e il maggiordomo entra. Il maggiordomo è una persona non molto anziana, probabilmente meno di Strand perlomeno, però molto magro, che lo rende alla vista più vecchio di quello che è. Chiudo la porta. È vestito tutto elegante come ogni maggiordomo dovrebbe, maggiordomo.jpg, Ok. citazioni. Strand dice al maggiordomo sì, non ti preoccupare, sono Brave tranquilli, persone. tranquilli. Devi consegnare questa lettera. Cerca sulla scrivania, prende un foglio e con una pergamena e con un calamaio scrive 2 righe. Devi darla al mio assistente e solamente a lui. Assicurati che la legga subito. Certo, signore. Posso fare altro per lei? No, corri come il vento, non farti fermare da nessuno. Va bene, signore. Prende la pergamena e inizia ad andare, esce dalla stanza. Pensavo si teletrasporta. Corri. Cammina velocemente, non corre, però cammina velocemente fuori dalla stanza e scende le scale. Ho detto al mio assistente di preparare un piccolo manipolo di uomini fidati Ok. e di raggiungerci di sotto, all'imboccatura del canale. Io vi accompagno se volete andare adesso. Direi di sì. Sì. Le fa molto onore. Più o meno. Fa il classico, come per dire, sì, non è per quello che sto combattendo in questo momento. Si alza dalla sedia. Noi. Aspettatemi qui, per favore. Si dirige verso la stanza, un'altra stanza, e sentite che parlotta con quella che avete capito essere la moglie dalla voce. Semplicemente gli sta dicendo che tornerà presto, non si deve preoccupare, deve stare qui, calma, tranquilla, e non deve uscire di casa oggi. Quando esce tiene in mano anche il resto dell'armatura, e me la metterò mentre andiamo, prego, le scale di sotto, e vi fa strada per uscire. Siete sulla strada principale, vi dirigete nella zona del porto e arrivate velocemente alle gradini che poi vi porteranno alla passerella. Fate la passerella con a capo Strand che vi fa da guida, da strada, e arrivate, fate tutto il percorso in fila indiana. Ovviamente la passerella non è molto larga, è giusto un muretto, probabilmente più per eventuale manutenzione che per farvi passare a voi perché vi divertite. Fate tutto il giro e arrivate sotto la casa di Strand, nel canale di scolo, ed effettivamente la passerella si allarga perché ci sono stati palesemente dei lavori relativamente recenti con delle assi di legno che hanno allargato la passerella, e qui riuscite ad essere più comodi. Se volete commentare in qualche modo Strand, lui va avanti dritto, abbastanza silenzioso, in modo piuttosto militaresco. Poi se voi volete intervenire perché volete dire qualcosa, fate pure. Siamo stati fortunati che non abbiamo beccato nessun pugno fiammante da casa di Strand al punto. Probabilmente ancora non sono arrivati in questa zona. Ma sembravano abbastanza vicini da quando siamo andati sopra il tetto. Sì. O hanno avuto... Stanno pattugliando, è capace che li abbiamo anche saltati mentre eravamo a casa del nostro generale. Meglio per noi. E comunque siete con me. Fin quando la mia posizione è coperta, dovrei potervi garantire un minimo di sicurezza anche con i pugni fiammanti. Diciamo che essere il generale ha dei vantaggi. Beh, approfittiamone finché possiamo allora. Continuiamo. Continuate a camminare per questo parapetto, per questa passerella allargata, arrivate a un cancello incassato nel muro che trovate aperto. È un cancello che viene usato abbastanza non spesso, però è stato usato, è messo relativamente bene ed è aperto. Strand fa una faccia particolare, come per dire strano, e anzi lo dice proprio a voce alta, dice: questi cancelli vengono utilizzati raramente, servono giusto per le manutenzioni, non sono di solito messi così bene. Quindi è stato usato spesso. Soprattutto di recente da qualcuno che doveva passarci senza
farsi notare. Esattamente. E deduco che non abbiano fatto ultimamente manutenzioni, che lei sappia. Non ne ho la più pallida idea, può essere, non è una cosa di cui mi occupo. Beh, però lasciarlo aperto così, senza operare in giro. Fa strano. Un indagare su ci sono tracce sempre dei nostri amici ratti. Vai. 11. Sì, ne vedi. Vedi diversi graffi, vedi diverse impronte, vedi anche dei segni nel muro. Riesci facilmente a capire via giusta. Direi che i nostri amici Basta con questa parola. sono passati di qua. La utilizzeremo talmente tanto che alla fine ti sembreranno Sì. veramente tuoi amici. Vuoi sentire il sapore dell'acqua? Oh no, la conosco, non ti preoccupare. Allora non chiamarli più in quel modo. Calmi voi, dice Strand. Sguaina la spada e va avanti, fa qualche metro, però c'è un piccolo problema. La zona è molto buia. Si guarda un po' intorno, vi guarda voi due, a Va Tanwin bene. e a Fanny. Io Prego, sono umano, non Tanwin. vedo. Beh, a me però piacerebbe rimanere in posizione più arretrata, quindi se mi permette incanterò la sua spada. Prego. E allunga il filo della spada. E vado a castare luce sulla sua spada. Qualcuno incanti anche la mia? Ah, c'hai ragione. Non mi ricordavo più, scusi, sono un attimo presa da tutta questa situazione. E casto luce sulla spada di Weimar. Ok. Vabbè, io sto per ultimo a questo punto. Ok. Strand fa strada alzando la spada a mo' di faretto. E lui con questa spada luminosa riesce a illuminare e schiarire un pochettino la zona. E continuate a vedere segni di topi vari, anzi ci sono anche qualche toparello, quelli gira. normali però, che gira per la fogna giustamente. E continuate per diverse decine di metri fino a quando non arrivate a una scala a pioli ben fissata. È una scala di pioli di quelle in ferro ben fissata alla parete e che dà su una botola. Strand guarda verso l'alto, guarda in avanti. Dobbiamo decidere se salire qui e sperare che sia qui o andare avanti. Io voto di salire. Beh, sì, diamo un'occhiata. Vai a controllare. Vado se prima riesci. io. Ho avuto un flashback della scala che ho nascosto, pensa. Quella che la devo usare purino per lavorare. E in giro sui tetti. Cazzato duro perché non c'è più. È vero. Strand si guarda a voi tre che avete la scurovisione e dice: uno di voi se può salire così non devo rimettere dentro la spada. Vado io. Sei il nostro amico. Vieni. Non solo la scurovisione può essere comoda qui. Fa un passo indietro, ti permette di salire. Salgo la scala. Piano piano guardo sopra, ci sarà penso una botola, qualcosa. C'è una botola di ferro. Non è a grate però. No, è un tombino proprio. Ok, la sollevo più piano che posso proprio per sbirciare. Tu fai piano, ma il metallo sul cemento fa comunque rumore, sulla pietra fa comunque Ci rumore. provo. E non ti faccio neanche tirare, è impossibile non non fa- fare rumore. Però riesci a sollevarla e a spostarla leggermente. In alto, guardando verso l'alto, ti ritrovi in uno stanzone da cui senti l'umido. E quando hai finito di spostare la botola, senti anche un rumore di passi che si allontanano. Correndo o piano? No, tipo correndo. E subito dopo Ok, a questo punto faccio cenno loro, salgo per vedere meglio e... Cosa vedo? Ok, sali solo tu. Strand per adesso sta giù, in questo momento. A questo punto salgo anch'io. Salite tutti? Sì, voglio dargli un po' di supporto se ha bisogno. Ok, Sì. Saliamo. salite tutti, Strand sale per ultimo. Allora, la scena è questa, è uno stanzone, è appunto un magazzino, totalmente in pietra. Ci sono diversi barili pieni d'acqua, con una sedia. Avete presente quei giochi
dove ci sono dei film americani dove tu devi tirare la pallina verso il centro del pagliaccio e il pagliaccio cade nell'acqua. Ok, sì. Concettualmente molto simile, quindi c'è questa enorme botte piena d'acqua e delle sedie sul pelo dell'acqua, e c'è tra le varie c'è una sedia che è praticamente tutta giù e vedete la testa di tuo fratello Willem! Weimar, che è imbavagliato e sta cercando di tenere La testa su. Tu urli Wilhelm, ovviamente lui sbraccia come può ancora di più, ma evidentemente è legato. Strand, quando finisce di salire, tira senza, non fa piano, chiude la botola dietro di sé facendo tutta la cacciara che può. E immagino vi spostate. Io mi fiondo su mio fratello. Io lo Ok. seguo, stranamente lo seguo. Aspetta il Vietnam, quindi via. E arrivi abbastanza vicino quando un dardo non ti colpisce di poco, ma ti arriva molto vicino per impedirti di andare avanti essenzialmente. Sei a 5-6 metri da Wilhelm, dalla botte di Wilhelm, e c'è questo dardo che che te l'hanno tirato ai piedi. Guardi in alto, ci sono una decina di topi mannari Figli di Troia. e una voce che a questo punto si fa sentire, però non si fa vedere. Il figlio di puttana. Mi avete trovato allora, eh? Ah, è stata bella la cazza. Occhi vedo, anche Strand. Ovviamente Strand si fa prendere sul vivo e dice: vieni fuori Meomen, sappiamo che sei te, vieni, fatti vedere e ti prometto, nella veste di quello che è la mia autorità, non ti uccideremo. Sta arrivando un piccolo manipolo di uomini che ti arresteranno. Ah, Strand. È stato bellissimo. Parte là sotto il naso con tutti quei rapporti finti, truccati. Io lo so che non li leggi, io lo so. Ed è per questo che è stato così facile per me uccidere in questi 2 anni. E poi ho pensato, perché non farla pagare sia a te che a quei piccoli bastardi che 2 anni fa hanno quasi rischiato di uccidermi? Se volete intervenire però potete intervenire, Ok. E quindi ho deciso di rapire il piccolino della casata Goldiu. Ah, non digrignare, sono sicuro che presto vi rincontrerete in un altro posto. Mancano solamente pochi minuti e anche tuo fratello morirà e dopo toccherà a te. In tutto questo lui non si è fatto vedere, ha parlato da un punto nascosto, sentite la voce appunto reverberata e rimbombante all'interno del magazzino, ma vedete appunto diversi topi mannari che vi stanno puntando. Ci sono almeno 3 o 4 che per arrivarvi devono scendere dal loro posto, che sono dei barili o una piccola scaletta, perché sono armati con delle spade, mentre ne vedete altri 2 o 3 che hanno delle balestre, quindi loro potenzialmente sono al sicuro dalla distanza. Sono forti parole le tue, per essere uno che nemmeno si fa vedere. Ti sei fatto degli amici molto interessanti, ti assomigliano. Già, ma sapete, bisogna conoscere il proprio nemico. Io so cosa succede quando dei topi mannari combattono in un duello con il signor Goldiu. Ne ha dato una controprova anche di recente, se non sbaglio. Potevate ottenere tante informazioni catturandone uno, eppure li avete uccisi tutti. Una mossa veramente intelligente. Complimenti, Weimar. Complimenti di nuovo. Hai un altro fratello sulla coscienza. Siamo comunque arrivati a te. Sì. Ma prima di me eravate andati da un'altra persona e chissà quanti altri faranno il vostro stesso ragionamento. Strand sta fremendo. Digrigne i denti, sta in silenzio, ma è fremente. È furioso, allo sguardo furioso, è paonazzo. Devo concedertelo. Una mente
infima come la tua non pensavo sarebbe stata in grado di inventare un piano del genere. Mi hai stupito. Mi stai adulando. Sarai quello che soffrirà di più. Beh, prima devi arrivarci a me. Abbiamo già combattuto insieme e non mi è stato molto difficile scappare la prima volta. Potrei sempre scappare una seconda se la vedo dura. In effetti. Chissà stavolta chi morirà di voi. Tu, brutto bastardo. Tu, fatti vedere se hai coraggio. Fatti vedere. Oh, piccola Fanny, non lo insultare così, lo sappiamo che è un ratto, tende solo a scappare, non è buono di fare nient'altro. Non si farà mai vedere. Hai ragione, Tanguy, perché è solo un codardo, perché solo i codardi si comportano così. Cosa ti avrà fatto la gente? Cosa ti avrà fatto mai la gente? Sei matto? Pazzo? Può essere. Sì, lo so che c'ho ragione. Vieni fuori. Te lo ordino. Me lo ordini. Certo. Parole forti. Perché lo dice Fanny. A questo punto è Strand che tuona l'ordine. Fatti vedere! Non si trattiene più. Fatti vedere! E prende la spada e inizia a dare colpi all'aria per sfogare un minimo il nervoso che ha accumulato. Hai ucciso mia sorella! Mi hai fatto perdere il lavoro! Volevi distruggere la mia carriera! Fatti vedere! È furibondo. Strand non si tiene più in questo momento. Perché c'è il riverbero, non riusciamo a capire bene la direzione da cui può venire. No. Puoi provare a fare un percezione, ma ti dico... È difficile, ma non si... Magari... 17 più 7, 24. Ok, mi piace come tiro. Non sai la posizione, però capisci che per avere quell'effetto di rimbombo sicuramente è dall'alto. Ok, è buio, ok, che scurovisione, ma non lo vedo, ma percepisco, cerco, è impossibile, ma con lo sguardo cerco di penetrare l'oscurità per capire dov'è. Come dicevi, è impossibile, quindi guardi il vuoto, però già avere un'idea che si trova all'alto ti potrà permettere di non ricevere un colpo di sorpresa da parte sua. E fate altro? Volete dire altro? Io guardo in alto, vedo i topi, mi trattengo, lascio cadere la spada, imbraccio il maglio e vado dritto verso la botte. Ok, dove ci sono... Ok. C'è l'acqua e dentro mio fratello. Appena fai il movimento di avvicinarti, i 3 topi con la balestra provano a colpirti e 2 frecce ti mancano, o se ti prendono l'armatura. Una però ti colpisce nel pieno della coscia e ti fa un male porco, perché ti fa comunque 5 danni. I topi sono detto sulle botti anche loro? Sono delle scatole? Ci sono, sì, cioè considera comunque un magazzino, Sì, beh. quindi ci sono delle pile di botti, di scatole, ce n'è uno su una di queste pile, gli altri sono tutti su una sorta di soppalco. Ok. Quello sulla pila di casse e quant'altro ha la spada. Gli altri invece no. Uno che è sulla Come ha messo il palista. soppalco? Il soppalco è un soppalco, è tenuto su da delle travi di legno piuttosto spesse. Se le vuoi tirare, se la vuoi distruggere, non ti basta un colpo. Non basta un frantumare. Oddio! Un frantumare non lo so, però aspetta, allora, se vuoi fare qualcosa di questo tipo, andiamo per iniziativa, per il semplice fatto di diamogli un ordine. Ok? Hanno attaccato a questo punto. La rabbia si sente. E le indagini hanno portato esattamente a questo. Come era prevedibile, hanno trovato Meomen, che si è rivelato essere il marionettista e avere un piacere sadico nel perseguitare i nostri avventurieri. Ora, nel prossimo episodio vedremo quali saranno gli sviluppi finali. Non voglio dirvi nulla, non voglio farvi spoiler, ma voglio ringraziarvi per il supporto e il calore che ci state donando. Siete fantastici. Io torno a ringraziare voi, ovviamente ringrazio
Pocket Bard che ci consente di avere la musica nelle nostre giocate e nel podcast, e non mi resta che augurarvi un buon proseguimento. Noi ci sentiamo prossima settimana. Ciao!